Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks. Il canale vi offre una serie di aiuti linguistici utilissimi nello studio della lingua italiana ad ogni livello voi siate. Se siete arrivati qui solo oggi, vi do il mio benvenuto. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Secondo appuntamento con Ditelo con la frutta. Un viaggio nelle espressioni e modi di dire italiani in cui diversi frutti ne sono gli attori principali. Oggi il video è interamente dedicato a 3 differenti frutti. Siete curiosi di conoscere un po' di più cultura e tradizioni del bel paese? Fantastico! Questo video è quello che fa per voi se volete dirlo con la frutta, proprio come ogni italiano farebbe. A subito dopo la sigla! Per iniziare, voglio ricordarvi una regola molto generale che vale per la maggior parte dei casi. Il frutto è il singolo prodotto di un albero, quello che noi tutti mangiamo oppure utilizziamo in cucina, ed è di genere femminile. L'albero che ha generato quel frutto è di genere maschile. Qualche volta il genere del frutto è lo stesso di quello dell'albero che lo produce, cioè entrambi devono essere declinati al maschile singolare. Questo è vero soprattutto per frutti esotici che soltanto recentemente hanno trovato posto sulle tavole degli italiani. C'è però un frutto molto comune in Italia che deve avere genere maschile, il fico. Ne vedremo insieme la ragione. Quindi rimanete con me fino alla fine, mi raccomando. Il primo frutto di oggi è la mela, femminile singolare. L'albero da frutto che ha prodotto questo tipo di frutta è il melo, maschile singolare. Sapete tutti come la buccia che riveste la polpa di questo tipo di frutta possa avere colori diversi a seconda delle varietà. Verde, gialla oppure anche rossa, come per esempio nella frase un colore rosso mela. Questo colore è molto simile a quello delle guance arrossate dal freddo di un gelido giorno di gennaio. Ed è proprio questo caratteristico colorito che ha fatto nascere l'uso di mele come sinonimo di guance colorite dal gelo. Spessissimo mele si usa per indicare le guance dei bimbi, per esempio un bimbo con 2 mele morbide e paffute. Ricordatevi però, deve essere sempre femminile plurale. Nel caso in cui la buccia della mela sia di un verde chiaro, si usa l'espressione un colore verde mela. Per esempio, una vernice di colore verde mela. Il primo proverbio che viene insegnato a tutti gli italiani da quando sono bimbi è il seguente: una mela al giorno toglie il medico di torno, che ci insegna le proprietà benefiche di questo frutto per l'organismo. Un altro proverbio popolare si riferisce al leggendario esperimento di Newton con la mela cadente dal melo. La mela non cade mai lontana dall'albero. Il significato è lampante. Per forza di cose, genitori e figli si somigliano, non solo fisionomicamente, ma anche nel loro comportamento. Quindi il figlio, il frutto, cioè la mela, non si scosta mai troppo dal genitore, l'albero. I filosofi antichi, per esempio Platone, ipotizzavano come ogni singolo individuo nel corso della propria esistenza sia alla disperata ricerca della propria altra metà. In italiano il modo di dire che descrive questa situazione è il seguente: essere l'altra metà della mela. Dalla filosofia greca alla mitologia greco-romana il passo è breve.
Infatti, l'ultimo modo di dire con mela che vi propongo oggi è legato ad un sinonimo di questo frutto, pomo. Vediamolo, essere il pomo della discordia. Ecco pronta una frase esempio. Carlo è stato il pomo della discordia tra di noi. Il secondo tipo di frutta è la castagna, femminile singolare. Anche in questo caso l'albero è il castagno, maschile singolare. Incominciamo con un notissimo e usatissimo sinonimo per la castagna, il marrone. In effetti, il marrone è un frutto molto simile alla castagna, ma non è proprio una castagna. Se vi interessa, c'è un video su YouTube in italiano che vi spiega con semplicità la differenza tra i due tipi di frutta. Il link è in descrizione. Questa potrebbe essere una magnifica opportunità per tutti voi per migliorare la vostra listening comprehension. Ora voi mi potreste chiedere: ma Giulio, perché ci stai parlando di questa differenza che francamente ci sembra accademica? Il motivo è nel primo modo di dire con castagna. Vediamolo. Prendere in castagna. Questo modo di dire è la modernizzazione della più antica espressione prendere in marrone. Marrone in latino significa errore. Quindi il significato di prendere in marrone è quello di sorprendere qualcuno mentre sta commettendo un errore oppure un misfatto. Siccome però vi ho detto che marrone e castagna sono virtualmente interscambiabili, ecco perché la versione moderna dell'antico modo di dire si riferisce alla castagna. Visto che siamo in tema, vi do 3 ulteriori modi di dire per esprimere la stessa idea generale. Il primo, cogliere con le mani nel sacco. Questo modo di dire è usato ogni giorno diffusamente per tutta Italia. Ecco un esempio. Stai attenta Marina, proprio ieri ho colto Giancarlo con le mani nel sacco. Il secondo modo di dire è cogliere in flagrante, usato in un contesto del tutto generale, ma appartiene a un registro espressivo più formale. Il terzo, invece, cogliere in flagranza di reato, è usato esclusivamente in ambito legale, ma potreste sentirlo per esempio in televisione oppure in un film. L'ultimo modo di dire con castagna che vi propongo oggi è il seguente: togliere le castagne dal fuoco. Questo modo di dire significa risolvere il problema di qualcuno oppure anche risolvere il problema per qualcuno, assumendosene tutti i rischi e le conseguenze. Per esempio, il padre di Sabina le toglie sempre le castagne dal fuoco. Siamo arrivati al terzo e ultimo tipo di frutta per il video di oggi, il fico. Per usare questo sostantivo ricordatevi che deve essere sempre usato al maschile singolare, sia se state parlando del frutto che dell'albero che lo genera. Un tantinello di pazienza e capirete perfettamente perché in questo caso entrambi i sostantivi si devono usare al maschile. Fin dall'antichità il fico ha sempre avuto un connotato positivo di abbondanza, ricchezza. La sua polpa matura è dolcissima, la consistenza carnosa è gradevolmente appetibile. Un consiglio: la prossima volta che siete in Italia tra giugno e settembre dovete assolutamente mangiare prosciutto e fichi. Vi assicuro, è una delizia. Cominciamo con il primo modo di dire che riguarda cosa o persona. Non importare un fico secco. Che vuole dire non mi interessa affatto, non mi interessa per niente. Molto spesso come conseguenza di una situazione esasperante. Roberto, fai ciò che vuoi, non mi importa un fico secco.
Il modo di dire non valere un fico secco significa un oggetto oppure anche persona di pochissimo valore. Walter, la macchina che t'hanno dato non vale un fico secco. Chiaramente sono entrambi modi di dire negativi. Ma perché mai il fico secco, cioè il frutto che ha perduto gran parte della propria acqua nel processo di essiccamento, ha una connotazione così negativa? Ipponatte, poeta greco che usava la sua arte poetica per descrivere temi della miseria e della povertà, ci narra che fichi secchi e pane d'orzo erano dei cibi dati agli schiavi. Ecco molto probabilmente perché durante i secoli il fico secco è diventato sinonimo di indigenza, cioè qualcosa di negativo da evitare ad ogni costo. O poi l'aggettivo maschile singolare fico ha il significato di uomo attraente, che riscuote consenso, in altre parole un uomo di bell'aspetto, elegante, alla moda. Per esempio, Mario, vestito così sei proprio fico. È possibile anche usare il superlativo dicendo Mario, vestito così sei fichissimo. Tutte queste caratteristiche estetiche positive molto spesso inducono il suo possessore a ostentare un'aria di superiorità e quindi supponenza e arroganza che nutriscono la sua vanità. L'espressione non fare il fico ha proprio il compito di sgonfiare il pallone della vanità nel giovanotto che mostra troppa superbia. Ecco una frase esempio per voi. Carlo, dai, non fare il fico. La frase è dunque un rimprovero. Ho una domanda per voi. Sapreste dirmi la funzione grammaticale di fico nell'ultima frase che vi ho proposto? Sì, bravissimi, è un sostantivo maschile singolare perché fico è preceduto dall'articolo il. Siamo arrivati alla fine del video e come vi ho promesso vi dico perché il tipo di frutta generata dall'albero di fico non può assolutamente essere la fica, femminile singolare. Infatti, la fica oppure la figa nell'Italia settentrionale è sinonimo popolare e un tantino volgarotto per parlare dell'anticamera dell'apparato riproduttivo femminile. Purtroppo poi nell'italiano colloquiale questa parola è usata come sineddo che spregiativo di donna. Quindi a volte potreste sentire in giro per l'Italia anche frasi di tipo Mario, hai visto che fica? Chiaramente qui l'amico di Mario si sta riferendo alla provocante donna che gli sta indicando. Naturalmente vi ho detto questa, volgarità non perché voi la usiate, ma per mettervi in guardia. Infatti, il succo del mio discorso è il seguente. Sorvegliate con estrema attenzione la vostra pronuncia, soprattutto la pronuncia delle vocali finali. Ho avuto modo, infatti, di farvi vedere nei miei video come ogni lettera di una qualunque parola italiana sia fondamentale per la sua univoca identificazione. Tenetelo sempre a mente. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!